Dovevo andare a dormire prima, tanto mi sa che stasera ci saranno di nuovo alle 7 di mattina. Però, boh. Niente, abbiamo scelto. Stiamo facendo le missioni di Fausan, questa è l'ultima strada, tra virgolette, siamo 4 su 5. Completate, questa sarà 5 su 5. Adesso abbiamo scelto che Fausan fa la professoressa. Plot twist se lo fa per lei. Ci sta. What a long and mildly ungrammatical title. And why is the cover so colorful? Is this your first time seeing a light novel, ma'am? Oh, they're the most popular of books nowadays. Would you like me to recommend something? Ah, questo qui è l'amico di... Fine. One shouldn't judge a book by its cover after all. May we browse through the books here? Of course. Why don't you try this one? It's Outlander Brigade, When the Wind of Death Blew Towards the Blonde Samurai. I heard that this book's author describes action in vivid detail. Now I've only skimmed through a few pages, but it feels like it's all fight scenes. There are only subjects and predicates. And the syntax... No, scusa. Subjects? Predicates? Ah, già, lei non lo sa. The protagonist just ends up fighting in every scene with no proper build-up. Will anyone even enjoy a story that's only comprised of fights? Credo che ci sia una persona a cui piace. E per lettore con interesse alla trama, I guess. How about... the good thing about being reincarnated as a hilly churl is that I only need to eat Sunsetias to become stronger. A reincarnation isekai story? Those are pretty popular right now. Isekai? What in the world is that? Also, why does it become stronger by eating Sunsetias? Perché chiamano troppi. Tropes? Ah, those fictional rules used to push the plot forward, yes? They're definitely effective in achieving a distancing effect. Le regole fittizie doveva avanzare la trama. Ah, ok. Sorry. What is this distancing effect? Ah, ecco, abbiamo capito in cosa potremmo interessare, potrebbe insegnare. How reincarnation correlates to becoming stronger. Such an illogical rule will affect the coherence of the story. Will readers really accept this? Credo che ci sia una persona a cui piace, per il lettore qui la logica non importa. How about this? I had to fight tooth and nail to get this in stock. Oh, that's the latest volume of Onibudo! Yeah. Now that's a rather normal title length. Oh, Kale, do you like this series? Mi piace che la tratta come tipo sua nipote, poi lei sembra più giovane. Yes, but I don't like it that much. Ma se si è accorta in un secondo che l'ultimo si è vergognata da ammettere che le piace. Madam, are you going to use this series as teaching material? Let me see. The dialogue flows quite well, but there are too many phrases here that I don't recognize. Third eye of perception, illusory mirror, and so on. Aren't these terms that are tied to tropes? I also thought those names were strange when I was reading them. Ha pronunciato quei termini con un tono serissimo. Non a caso è una ricercatrice linguistica. It's impossible to derive the meaning of these phrases in isolation. Also, their morphological properties are quite pedestrian, really. Pedestrian? Or did the protagonist purposely create these strange names to disorient their foes? Forse solo perché suonano bene. Perché sono peculiari. So there's no deeper purpose. It's quite hard to understand stories written these days. You're right. It's such a weird book. But you keep wanting to read the next page.
Even the most popular book in Sumeru back then had greater depth than anything written today. Quindi proprio ancora tempo fa. Yes. A Bahumano researcher wrote it while researching folk legends. Eh. The plot had many twists. The world building was fantastic, and even the writing could withstand scrutiny. When it was still being published, many people in the academia were reading it. Even the sages back then all described the story as a timeless classic. The series must have concluded after so many years, right? Perhaps it's even more popular now. Chissà. Is there a book like that in Sumeru? I've never heard of such a thing before. What's the title? It's called Tales of Shariar. Do you sell it here? Tales of Shariar? I don't think I've heard of that before. When was it published? Aiuto. About 100 years ago. 100 years ago? Are you pulling my leg? What sort of book can remain popular for 100 years? The legend of Antara is popular to this very day, isn't it? I just heard someone telling it a few days ago in a cafe. Ah. Tu frequenti bar, non sembra una tipa da bar. If an old story like that is still being shared, then Tales of Shariar must be even more popular. Even if that is the case, I really don't carry that book here in my store. No. What? Is that because of the academia's strict control over books in recent years? I can't believe they've allowed the people of Sumeru to become so uncivilized. How can they not know about the Tales of Shariar? Tales of Shariar? Oh, wait. I think I heard an antique seller on the other end of Treasure Street mention that name before. I mean, it is a book from 100 years ago. Why don't you try asking for it there? Tales of Shariar is considered an antique now? How could the academia have let such an excellent work of literature be forgotten like this? Traveler, Kale, I'm going to get to the bottom of this. Let's meet at the antique sellers. Triggerata. Meow. Madam, wait! Oh no, this is bad. What happened? You asked me why I'm scared of Madame Farazan, right? It's not because I don't know how to respond to her kindness. It's because I'm afraid of that ancient language she researches, because I can barely understand any of it. What if she uses ancient text as teaching material? Dubito che sia avevo scritto nei guanti. Even so, what if researchers from 100 years ago like to use ancient languages in their books? We've got to catch up to her! Che non c'è voglia. Aiuto, non c'è voglia. Va nei negozi davanti qua, niente qua. Aiuto. Found it! The 5th volume of Tales of Shariar! 5 ce ne sono. Wow, you actually found it!
I never thought this book would ever get sold. All right, that's our teaching material secured. We also now know what to call this course. Analysis of Classical Texts. After all, this book is definitely worthy of being called a classic. Can I take a look? Luckily the language being used here isn't ancient at all. I can recognize a few words here and there. Huh? But why aren't there pictures in this book? As long as the writing is good, readers won't need any illustrations to imagine the scenes. Worry not. I shall thoroughly explain the difficult sections. You'll like this book. I know it. After all this time, I wonder if Aaliyah and Aziz ended up together. And who obtained the desert gem in the end? Sì, Alisa, sì, sì, sono messi. Che aveva messo le mani sulla gemma del deserto. E così è vincente. Sir, do you have the subsequent volumes of this series? Per caso avrebbe volume successivo? I don't think so. Don't do. Is that so? And here I thought I could finally read the ending. Never mind, I'll keep searching for the later volumes myself. If I'm to use it as a teaching material, it's better to start earlier in the series. Where are the first 4 volumes? Why aren't they all together? I don't have those either. Actually, this is the only volume I have. No. Is this series really that popular? No. It's not popular at all. Rather, there's absolutely no demand for it. No demand? Impossible! Back then, I'd come across at least 3 groups of people talking about it during a single stroll at the academia. Seriously? No one told me that this book was anything special when I first got it. Where did you get this from? Can you still contact the seller? I'm afraid not. This book was sold together with a whole bunch of antique furniture. I didn't even notice it initially. Otherwise, the Matra would have come knocking. Wait, is this book actually worth a lot? It can't be right. Temo di no. That's impossible. No matter how strict the academia was, there's no way Tales of Shariar could have fallen into such a state. I do remember a passerby skimming through the book a few days ago. However, he simply sighed and left. He sighed? Why would he react like that? Given the quality of Tales of Shariar, he should have been entranced after a single glance. Una professoressa di lingue incavolata per dei libri di Selvaggio. I'm sorry. Traveler, Kale, please give me a moment. I'd like to look through this book first. Ok. Pausa sfogliare la pagina. Why is there another misunderstanding between Ali and Aziz? Also, why is there no mention of the desert gem at all? Aiuto. E lei ci sperava che... And a new character is introduced with no foreshadowing at all? Also, what are all these new names and terms? Is this really the Tales of Shariar I know? No. Well, that passerby reacted in much the same way. Chi era quel passante? It's Mada from the cafe over there. You know, the fellow who spends all day telling the legend of Antara. Ah, quello che abbiamo fatto la missione insieme, forse? Since that's also a very old story, maybe he knows a thing or two about that, Tales of, whatever it's called. Then let's go ask around at the cafe. Huh? Madame Barizon? Sembra questo. Huh? Oh, yes. Let's go. Ah. Vai al bar. Dovrebbe essere quello lì, no? Perché c'è uno che racconta. È lunga questa missione. Parte di missione. Beh, ci sta, insomma. L'iperfioritura. Un giorno mi piaceva. Hello. Nice to meet you. Ah, qui c'è il milionario autoproclamato.
Anche, sì, è lui. Another day, another empty room. È lui perché vuole farsi sempre comprare il caffè, farsi prendere il caffè, ma nessuno lo vuole. Excuse me? But are you Mada? Yes! Are you here to listen to my story? Well, we actually came to ask about something else. I see. Nice. Sorry. It's fine. I'm used to it, more or less. So, how can this terribly unpopular storyteller help you? Home. Do you know about Tales of Shariar? Huh? Tales of Shariar? Why, I can barely remember the last time anyone talked about it. My master always talked about how incredibly popular that book used to be. However, I tried reciting a few chapters of it at the cafe, and I found that it's even less popular than the Legend of Antara. Your master? Yes, the one who taught me how to be a storyteller. He said that Tales of Shariar was written by his master's master's master. He also said that this great-great-grandmaster and that even the sages liked the series. He wrote 4 volumes back then, and the reviews just got better and better. You couldn't find a single person in Sumeru. Ah, quindi ce n'è 2 allora. Ne hanno fatto 2, uno è quello schifoso e l'altro. And then? What happened No, next? non lo so. Why doesn't anyone know about Tales of Shariar now? Oh, it's hard to tell when it comes to trends. One day everyone likes stories like that, and the next day their tastes change completely. Instead of writing a proper ending, this great-great-grandmaster kept trying to extend the story. To tap into popular trends, he added a lot of tropes. Then, starting from the 5th volume, the reviews started to go downhill. How could that be? Then what happened to Tales of Shariar in the end? In the end, there's no ending. The great-great-grandmaster tried to write a few more volumes, following whatever trends were popular at the time, but the trends kept changing right as he published his books. He got so infuriated that he stopped writing altogether and focused on his research instead. What? So there's no ending? The readers didn't care? By that time, only a very small number of people were reading Tales of Shariar. Anyway, my master probably exaggerated. How could a work possibly have been that popular? The only tangible thing my great-great-grandmaster left is the original draft of Legend of Antara. Wow. He also left behind many theses from his research phase. When my master talked about Legend of Antara, he'd even quote from those theses. My master is a much better storyteller than me. Even when we're telling the same story about Antara, he's always able to draw in a huge crowd. But even he won't recite Tales of Shariar due to its ever-changing writing style and its lack of an ending. So, Antara's story is the one that lasted through the years. Well, not even sages can definitively ascertain the quality of something like a story. In the end, only time can separate the classics from the fads. Only time? Non direi tempo. Madame Farza? Già sta male. It's been 100 years. Perhaps some things I once believed to be great aren't so after all. Poverina. Vabbè. Penso che non ci sia nulla di il clima della sera potrebbe non essere dipeso dalle nuove mode. Classico moda temporanea che difensa fa. Se ti piace è l'unica cosa che conta, ecco. Questo è quello che direi io. Yeah! Master helped me find a lot of famous books at first. But in the end, I realized that I couldn't get into them.
no matter how good those stories are, I can't improve my skills if I can't bring myself to read them in the first place. I think the best books for me are the ones I like. Esatto. È per quello che non capivo mai il modo. Però non è migliore la tua lettura, ma la tua capacità di lettura, ma suppongo che il principio è sì. Huh. Indeed. Indeed. That is true. Readers' interest in trends of a time are not things that are so easily predicted. What was popular 100 years ago could be completely forgotten in modern times, and yet 100 years as far as history is concerned is but a blink of an eye. If Tales of Shariar hadn't chased after trends and instead stuck to its original style from start to finish, it might have stood some chance of gaining renewed popularity. No, even if that didn't happen, at least it would be a work that was true to itself. Huh? Our conversation just got a lot more serious. I don't really get what you're talking about, but it does sound sensible. Looks like I also have to hang in there and tell Antara's story well. Sarebbe meglio pensare come guadagnare. Dovresti pensare al presente. Questo è da maleducato. How unseemly. I almost got carried away because of a single book. Well then, we should get back to the matter of our teaching material. It looks like we can't use Tales of Shariar now. Se usiamo la leggenda di Antara? No, it's much too old. Ok. Kale, Cosa? you found a book that you liked at the bookstall, yes? Mi dispiace per il cantastorie. Yes, but I don't really... Then we'll use that book as our teaching material. Now that I think about it, using a book that you like is the most suitable choice for teaching you how to read. As for the academia, as long as we come up with an appropriate course name, we should be able to get away with this. Opzione per letteratura popolare o analisi della letteratura popolare? Mi piace questo. My, it sounds like you've dealt with the academia before. Let's go with that. Mai. Oh my. Now then, let's return to the book vendor in a bit and buy the latest volume of this Onibudo for Kale. But if I wish to use it as teaching material, I have to read it first. Vabbè, certo. Aiuto. Speaking of which, other than third eye of perception and illusory mirror, I also espy some unfamiliar phrases from the reader's messages at the back of the book. Such things as, even if it reminds me of my dark history, I still can't help but be drawn in by the story. And the author has written all the things that I only dare whisper into a tree hollow. Aiuto. Che cacchio di libro è? Why do people use dark history to refer to awkward or embarrassing memories? Is this some slang that was invented in the last century? If one of our learning objectives was researching linguistic changes over the past 100 years, it might make it easier to get these books approved as teaching material. Oh, I can tell you what that's all about. Apparently, in their youth, some people used to imagine themselves as someone burdened by fate, fighting against the world, etc. But as they grew older, they started to become embarrassed by such memories. Some would write those fantasies into novels, while others would entrust such tales to tree hollows. Mata, you know, I suddenly have the urge to hear a story about Antara. Mi dà l'idea che è un libro strano. Why so suddenly? Possiamo immaginare questa storia del passato oscuro per adesso. È bello ascoltare una vecchia storia. Mi sa che dobbiamo dare retta o a lei o a colei. Vabbè, possiamo... I knew it. There will always be people who love the golden oldies. Now, let me tell you all about the ancient hero, Antara. Cazzo. Ok, le storie del passato risplendono. Tuttora di luce proprio. Forte. Lei sembra che gli piace con lei.
E niente, questa dovrebbe essere l'ultima storia che abbiamo. Return di Helm, sblocca tutti i finali. Non so se cambia qualcosa, frasi eccetera, probabilmente sì. Però a me va bene che abbiamo sbloccato tutti i finali. Aggiornamento, ogni livello di ricarica di cristalli nella pagina di ricarica avrà ripristinato. Alla fine di fornire un bonus doppio. Fine di fornire un bonus doppio. I bonus sono solo utilizzati prima del ripristino e erano accumulati. Dopo il ripristino non sarà per ottenere 2 bonus. Ogni livello di ricarica dei cristalli della Genesi. Pagina di ricarica dei cristalli verrà ripristinata. Cristallo della Genesi. Qual è la pagina dei cristalli della Genesi? Questa? Il livello di carica dei cristalli della Genesi. Ah, ripristinato. Mi tolgono i cristalli della Genesi? Che scemo. Aggiornamento, ogni livello di ricarica della Genesi. Pagina di ricarica dei cristalli verrà ripristinata. Ah. Ok. Verrà ripristinato, quindi vuol dire che non... Vabbè, non sembra niente di strano. Dopo ogni livello di ricarica verrà ripristinato al fine di fornire un doppio. Ecco. Dopo il ripristino non sarà disponibile ottenere 2 bonus doppi. Ah, che non... Ah, no, non ti parlo. Ok, perché vogliono rifare quello lì del Genesis, però ti stanno dicendo guarda che se lo non puoi comprarlo 2 volte. Cose quelle. Salve signora Intec. Oh signorina, guarda. Che musica da proprio jazz, da bar. Mm. So, Thousand is complete. Will you comply? Will you comply? No, non c'entra niente. Però ci sta. Devo aspettare un attimo, ho dimenticato un pezzo. Devo andare a missioni, devo andare a missioni storia, devo andare qua, devo andare su Thousand. Ovviamente non è tipo le missioni che abbiamo fatto per Shongli eccetera, ma state carine, nel senso che la cosa che mi ha colpito di più è che facendo l'evento con Farzan sembra tutt'altra persona, soprattutto quando ce l'hai contro, quando tu fai il telecronista e Farzan fa il team con cave che fanno morire da ridere tutte e due. Sembra tutt'altra persona, no? Però poi alla fine pensi che sia quasi una presuntuosa, invece boh, fa queste missioni qua e dici, ti accoglie subito a braccia aperte. Mi è piaciuto, ci sta. Non sarebbe male cominciare Leila. Leila è una studentessa dell'accademia, lei è una professoressa, lei invece no. C'è roba di cave eccetera, ma cave sembra che non ancora bloccate. Ci vorrà un po'.
Vino intriga. E intrillato. Iguana abbiamo fatto. Dai. Poi manca tutta sta gente. Bennett sono curioso come poi. Però lo faccio. Non è male. Dovremmo già cominciare lei, la nostra. Lei è un personaggio che mi piacerebbe buildare perché ce l'ho, è abbastanza overpower, ma... sono le 15:50. Che ne dite se... per mezz'oretta andiamo a farci un giro su Mero, andiamo a esplorare. Poi... poi me ne vado a dormire e poi vado a lavorare. Ci vediamo domani. Credo che la verità sia quella lì. Come dire, non so come dirlo domani, ma domani dovremmo avere più spazio per giocare. Però penso che non sto attaccato alla Play, no? Al computer, vabbè, mi viene da dire attaccato alla Play. Quindi ci sono 2 ricompensa reputazione su... Ah. Va bene. Perché abbiamo fatto le missioni di Caruso? No, non sono curioso, vado a vedere. Quindi non so bene come spiegarlo perché non so bene cosa farò domani, ma domani dovrebbe essere una giornata tranquilla che possiamo estremare praticamente quanto vogliamo, però la base è che tecnicamente non è così, nel senso che ho delle cose da fare, quindi boh, vedremo. Ok, non penso che conta, però ci sta. E qua ne abbiamo usate solo, tra virgolette, 26. C'è gli altri posti, la reputazione forse è arrivata anche un po' più scusate, velocemente a livello massimo perché appunto avevamo già fatto, per esempio a Monster mancano 2 missioni, tipo. E qua l'esplorazione dobbiamo farla arrivare al 60%, così ci dà anche una mano. Infatti io direi adesso che andiamo a farci un giro nel deserto, nella foresta. Fatemi zoomare, vediamo cosa succede. 71, 63, 46, 42, 40, 58, un pochino di più, ma qui abbiamo già fatto 42, porca miseria. Prendiamo qua e andiamo in giro. Ecco, 46, a meno che sia questo il posto dove c'erano 2 o 3 ceste a chilometri e chilometri di distanza dall'una dall'altra, non mi ricordo. Vabbè. Non mi ricordo se siamo già stati nel deserto quando ho cambiato la cosa grafica, vediamo se abbia un nome. Mi sembra di sì, perché avevo proprio. Vediamo, saltenare computer. Saltenare, però. Se magari si abbassano un po' i FPS. Infatti un pochettino si sono abbassati. Ma no. Vedete cos'è? Me ne frega proprio, veramente poco dei frame per secondo, nel senso che c'erano i giochi della Play 2, arrivavano dei momenti che ne avevo anche 10 di frame. Tutto non te ne accorgevi neanche perché il gioco era talmente a bassa risoluzione.
Però appunto la base... Non so cosa stanno cercando quelli lì. Magari c'è una cesta. Non lo so, quando è così dovrebbe essere che c'è una cesta, ma non so se... Per adesso non c'è niente. Ma perché mi è capitato di vedere sti qua che cercano qualcosa, li uccidi e cioè, uccidi, vabbè, anche non si capisce neanche e trovi veramente una cesta. Non so. Forse neanche no. Magari sto giro no. Forse qua c'è una cesta. Vedo una cosa, una luce. Sì. Una luce. In fondo ai miei occhi. Ihi. Ah non l'ha applicata là. Sì, mi piace un mucchio l'animazione lì. Sapete che forse potrebbe diventare il mio personaggio preferito nel gioco, nel senso da giocare. Nella lore, I guess, yeah, nel senso che Iran è... Tra tutti i personaggi che eravamo bloccati lì nella... come si chiama? Nella miniera lì, Iran era quello lì che mi piaceva di più, nel senso che Ito non so perché mi è stato antipaticissimo. L'hanno disegnato come... non lo so, un delinquente, poi quando fa le sue missioni capisci che non è così, però l'hanno disegnato come un vero e proprio delinquente. Mi è veramente piaciuto. E anche se lo è un po'. E Yanfei sì, mi è piaciuta anche tantissimo. Proprio un botto. È stato bellissimo vedere che non è solo una lawyer, ma anche molto, ma molto di più. Nel senso che sa combattere, eccetera. Mi è piaciuta l'idea di avere questa ragazzotta nel team che c'è sempre che non è brava a combattere, poi ne tira di santa ragione. E poi insomma mi è piaciuto che parlava molto con Ita. Eravamo noi due che risolvevamo le cose mentre gli altri litigavano e Yelan pensava tutto il tempo. La verità è quella forse. Però no, Yelan gli sono venute con idee interessanti. La verità è quella anche. Nel senso che... ci sta. La base è quella. Don't be scared. Hold the line. E quando combatti è un pompa. Ops, avevo l'ultime. Vabbè. Fa niente. E ammazziamo così, adesso. Tanto vaporizzazione fa anche male lo stesso. Anche se non abbiamo la vaporizzazione della sua ultima. Quindi qua dovrebbe esserci qualcosa, giusto? No, non è questo il posto, c'è un posto dove... Ah, c'è un fatto il nido questo. C'è un posto dove c'è una cesta ogni un chilometro. È una cosa. No, non è questo il posto. Vabbè. Ah, qua è quello lì che quando esploriamo ci lo ritroviamo sempre davanti. No, forse è un altro. Ah, è mano. Comunque posso fare 2 o 3 giri intorno intorno con Iran quando uso l'abilità F. Adesso fa summon del Pokémon.
e noi ammazziamo prima. Però è bello avere io e Mia con più HP. È qualcosa. Io e Mia. Io e Mia come io. Do we have here? Cioè, non capisco. C'ha meno o più difesa di Ayaka. Però tutte e due non riescono a stare in un combattimento con uno che tira le spadate pesanti. O un boss o quello del genere, se non fai attenzione io mio te lo ammazza. Non è come Yao o come te l'ammazza. Vabbè, è fatto apposta, anche perché se non sarebbe troppo facile, non mi sbaglio. Prendi uno che ha 50 milioni di miliardi di vita. Mi sa usare Yao. Che poco facile. Meno male che esiste Yao. Perché c'ha 2 livelli di carica quello. L'arco di Elan, guarda. Vedi, sembra che si sia intensificato. Treasure. One way to draw your target out of hiding. Ci sta. Prendo questo. Questa è un'altra zona che non ci sono le cose che ti... O sono io che non guardo. Il collezionabile che puoi usare per il grande albero. Almeno non le vedo. E questo che è interessante. E boh. Quindi domani sarà un po' così. Però prima devo sopravvivere stasera e che stare... fino a mattina inoltre. Busted. Stavo aspettando che mi dava la sua ultima. Here comes the catch. Fuse is lit. Più che altro volevo usarla. Comincia a essere ossessionato da questa animazione. No, è carino. Veramente bello. Vedi, sarei già morto se non avessi HP aumentati. Invece così ci sta. Pensavo che la combo acqua era un po' inutile, ma se i personaggi che girano con l'attacco non è anche male. Cioè l'attacco, l'HP, se usano gli HP per attaccare non è male. Iran usa il suo HP per attaccare. E anche Yayao più HP ha più cura. E forse anche Kokomi, ma Kokomi mi sembra che c'è il K a 30.000 HP. E se così ci sta. Comunque. Ooh, will we find any firework materials in here? Sorry, no. Maybe però. Torniamo a King Dashwet, I guess. Mi piacerebbe prendermi cosa di sotto. Prima però facciamo la cesta. Poi dopo la cesta torniamo indietro, facciamo quello che era dietro di noi e poi ci caliamo su. E quello. Salve. My name is Yayao. I'm gonna kill you. Even if I'm a victim. Gotcha. L'ultimo. Game's up. Fun's over. Sto pensando, sto elaborando nuove tattiche da fare così. What do we have here? Non so se faccio bene come sto facendo adesso. Con Iran che la uso finché non mi dà ultimo. Allow me. Boh, può darsi di sì.
Ho voglia di vedere l'animazione. Credo che quando è così è meglio riprendersi Yao, perché tanto il tempo che fa l'animazione eccetera magari li ammazzi già con Yao più Kokome, visto che Kokome c'ha Mollusco. Mollusco. Poi le particelle in 47 secondi. Passa Freak Boy. Ci teniamo lei. Freak Boy. Dove che devo andare? No, ce n'è una qua sopra. Stavo per fregarmi. Ogni tanto ti tira di certi 180 che mi fa attenzione. Ooh, will we find any firework materials in here? Meh. Sì, mi ha portato un po' lontano, ma adesso mi butto giù dove c'è il... Cioè che c'è anche una prova lì sotto. Voglio prima fare la prova, prima di sbloccare il dominio. La prova è qua. Ah, ok, c'è pure una cosa dei soldi. Guess that's fun. Inizia la sfida. Raccogli tutte le particelle in quarzo. Low it me you looking for? Ok. Sembra difficile questo. Però no. Magari è facile. Che cavolo sono le altre particelle? Ah, pensavo che c'era un tornado. Ah, sono lì sopra, vabbè ormai. Pensavo che era un tornado, poi era alla fine solo qualche affanato, mi sono preso male. Usiamo Kokomi che magari è più facile. Non so. Come shape di personaggi. Infatti è più facile raccogliere le cose. E voilà. È un portento come per riporre a tempo. Provisions are vital. The original file. Non ho capito. Sono già le 4:10, me ne andrei già a dormire. Mi dispiace che voglio continuare un po' di Genshin. Visto che domani posso fare un pochettino di più, non lo so. Potremmo anche provare ad andare avanti con le missioni di storia principale. Non so proprio se continuerà la faccenda così, che avremo un'ora quasi, direi streamare in maniera. Cosa succederà, nel senso che le missioni della storia ci impiegheremo un'ira di Dio a completarle. Da spararsi in testa. Credo che avremo semplicemente molteplici parti, ci rifiniamo, cioè finiamo quando c'è un checkpoint e continuiamo il giorno dopo. Presumo che fa ogni essere umano, però a me mi dispiace lo stesso. Quindi, vabbè, con un po' di perseveranza sto gioco si finisce. È un po' come Skyrim, presumo che se fossi già stato un adulto quando avevo comprato Skyrim, probabilmente l'avrei finito. Ci avrei giocato per altri 3 anni, 6 anni di fila, ma non lo so, insomma. Durante questa sfida innesca la reazione, fornisce a tutti i membri bonus danno da nero. E questo è... questo sembra posto per Ciao, pronto. Poi c'è questo che è interessante, che
i danni da reazione aumentano del 40%. Avevo pensato di metterlo io mia per provare, però poi ci ho pensato, nel senso che Cinema Hours funziona sempre. Quindi senza innesco, senza niente. È meglio Cinema Hours. Almeno da quanto ho imparato da Borderlands. Su Borderlands potevi scegliere di avere il personaggio che aveva i danni fortissimi a un certo momento, quando ne hai bisogno, oppure un po' di meno o molto di meno, ma i danni erano sempre alti. Quel gioco lì era meglio avere sempre di meno, ma avere sempre bonus alti. E boh, da lì in poi ho cominciato anch'io a avere quell'idea lì. Quando c'è un manufatto, un personaggio che ti dicono che hai danni eccetera, io preferisco avere, Let's move out. che ne so, il 20% di danni in più rispetto al 60 per un periodo di un minuto e mezzo. È meglio come cosa. Personalmente, poi dipende. Solo che se il boss ti fa qualcosa e ti mangi quel minuto e mezzo, rimani senza danni e muori. A me mi è successo sempre molte volte, sia in Borderlands sia in altri giochi, quindi è meglio avere qualcosa che ti salva. Let's move Ah, qui out. c'è una classifica. Ah, vabbè. Facciamo fuori lui e poi vi saluto. Hold the line. Stavolta noi abbiamo fatto tanto danno. Ah, è diventato invisibile? Yes. Guarda che non sei anti-sgamo, ci si vede lontano lì. Rest. Rebuild. Quiet now. Tu devi veramente passarci 100.000 volte in mezzo. Fa più danni. E qua c'era che si dà da fare, devo segnalarlo, devo segnarmelo forse. Ah, non ce vuoi. Però il 50% ci sta, soddisfatto. Cioè, eravamo 46, vabbè, non è che sia cambiato poi così tanto. 46 a 53, però qualcosa. Anche qui 50. Ah no, è 51. No, vabbè. Da 46 a 51, scusate. L'importante è che è salito su. Poi il giorno che dovremo fare il 100% di tutta cosa ci sarà da sparare in testa. Io lo voglio fare, poi in qualche modo se ci si riesce o no. Mi interessa più fare il 100% di esplorazione che avere obiettivi No segreti, way I can get eccetera. a nap in this weather. Non so, mi interessa più fare il 100% di esplorazione che sbloccare obiettivi o cose del genere, sinceramente. Ah, lui è quello lì che ha comprato i giocattoli da pausa. Vabbè, qua dovremmo essere a posto. Ad Astra Abyss. Ma mi piace tanto di Ram perché Shin qui all'ennesima potenza. E c'ha l'arco, quindi è una specie di 5 potenziale. Cioè, finalmente adesso che l'ho capita come funziona, l'adoro perché fa un sacco di danni con principio così basso, nel senso che la sua ultima si sblocca I got a subito new letter from e an la informant. sua abilità F The situation has changed again. è anche, come dire, facilissima da usare e fare danni da aria, nonché si ricarica subito. Quindi è una specie di Chankui 5 stelle, praticamente, mi piace tantissimo. Non so, all'inizio, boh, come dicevo, non riuscivo molto a apprezzarla. Adesso la capisco ed è molto buona. Ha tirato il dado, è uscito uno, non lo so, guardavo così. Vabbè,
buon riposo ragazzi, ciao. I guess buon lavoro per chi dovrà poi lavorare come me stanotte, quindi ciao 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 ciao.